Io ho sempre pensato che un negozio o un'attività del settore alimentare avesse un prodotto che giustificava la città, che giustificava la qualità. Sapevo che il baccalà era un piatto un po' difficile, ma mia mamma aveva esperienza perché era anni che lo preparava e lei mi ha stimolato e ha iniziato e l'abbiamo cominciato a presentarle ai negozi, ai supermercati. Mi è venuto sempre uno stimolo di andare prevalentemente a vedere dove facevano o essiccavano, pescavano prima, lavoravano, essiccavano il baccalà, cioè in Norvegia. In Norvegia mi è venuta l'opportunità di andare in barca. Io in barca ero appassionato di barca, un signore si è presentato che non conoscevo, mi ha detto io sono intenzionato di fare questo giro del Querini. Il Querini è quel nobile veneziano che nel 1450, mi sembra, che commerciava col nord, è naufragato e una parte di marinai si sono salvati perché si sono approdati in un'isola che sarebbe l'isola di Rosto. Io le ho detto a questo signore, beh, ottima idea, però vengo anch'io. Beh, era uno sponsorizzo. Se vengo anch'io, sponsorizzo. Ho detto, non vengo tutto il giro perché è troppo lontano e ci vuole molto tempo. Ho fatto due tratte, la prima tratta è l'ultima, cioè Venezia, siamo partiti da Venezia, ha girato attorno, poi quando sono sceso ho detto quando arrivate a Bergen mi telefonate che vengo e faccio l'ultima tratta. Come hanno telefonato, ho preso l'aereo, sono andato a Bergen e ho fatto tutti i fiordi su fino a Bodo e a Bodo abbiamo fatto la traversata. Dovevamo arrivare sabato alle 11, alle 10 le abbiamo telefonato, siamo qui, non muovetevi. E noi ci siamo rimasti fermi, dopo un'ora abbiamo visto una marea di barche che ci girava attorno, che suonavano le trompe, eccetera, eccetera, per salutarci perché era la prima volta che una barca arrivava a Rosto. Lì ci hanno accompagnato in un isolotto e in questo isolotto c'era una banda, c'era una soprano e una buona parte di abitanti. La soprano in italiano, cioè ha cantato due volte l'inno di Mameli e poi hanno suonato l'inno norvegese. Alla sera abbiamo sul capannone abbiamo fatto uno spettacolo. Io mi era prevenuto di mettere in frigorifero 10 kg di baccalà alla vicentina. Io distribuivo il baccalà alla vicentina e loro distribuivano i suoi prodotti, pertanto era la prima volta che mangiavano il baccalà alla vicentina. Fatalità, di fianco a me c'era un produttore. Abbiamo fatto una certa difficoltà a capirsi perché io non sono inglese, lui l'italiano meno ancora, ma ho capito che domattina alle 9 mi aspettava nel suo laboratorio e così sono andato e lì ho cominciato a conoscere una persona, prendeva un pesce alla volta, lo faceva in trasparente sulla lampadina e faceva la cernita, chi di prima, chi di seconda, chi di terza, questo faceva la scelta. Io ho detto, scelgo questo, scelgo la prima. E da questo commerciante sono andato avanti 8 anni prendendo sempre da lui. La scelta della materia prima ho fatto un'analisi semplice. Siccome si asciuga all'aria, l'aria secca d'inverno, questa isola è completamente piatta, non c'è neanche un albero, tanto che gli anni successivi che andavo in aereo c'era questo titolare che veniva a prendermi in aeroporto e mi accompagnava all'albergo o a casa sua, facendo un ponticello così, mi ha detto questo è il gran premio della montagna, perché è un'isola piatta, pertanto prende tutti i venti, pertanto il pesce si asciuga
benissimo, costantemente, perché è un po' delicato, sente il cambiamento di stagione, i venti e quelli che rendono il pesce sano. Il successo appunto del Baccara Vicentina del Ceppo forse è dato anche da questa mia scelta che ho fatto di andare in questa isola, pertanto lì si trova la materia prima che insaporisce lo stoccafisso o il baccarà. Non è il pesce in sé, perché il pesce in sé non è che abbia gran sapore, sono gli ingredienti e il tempo di cottura e la cura che si dà nella cernita di scartare il pesce che non va e tenere per fare il baccalà vicentina il migliore pezzo. Questo fa sì che il baccalà vicentina del Ceppo sia fatto conoscere e apprezzare da molti consumatori.